Ciao amici Addicted to Games, io sono Michele ed oggi recensirò la beta PC dell'attesissimo gioco Ubisoft Tom Clancy The Division. Vi ricordo che queste sono opinioni personali riguardanti la beta e il giudizio potrà variare sulla versione definitiva del gioco. La beta, dicevo, si è appena conclusa lasciando buone sensazioni ma anche non pochi dubbi. Per chi ancora non lo conoscesse, The Division è un gioco post-apocalittico, ambientato in una New York devastata da un'improvvisa epidemia, e noi faremo parte della divisione, The Division appunto, che avrà il compito di riportare quanta più pace e tranquillità possibile in questa città oramai collassata e brulicante di nemici pronti a farci la pelle. Si tratta di un MMO, quindi fortemente incentrato sulla componente massiva multiplayer, un po' come funziona con Destiny, secondo me suo concorrente diretto, con la possibilità quindi di collaborare con i nostri amici o con perfetti sconosciuti. Sarà presente anche la possibilità di giocare da soli per gustarsi la campagna, ma a detta dei sviluppatori si vanno a perdere molte feature importanti di questo gioco. La beta ha avuto una durata di soli 3 giorni e permetteva di esplorare una piccola porzione della mappa, di compiere alcune missioni PvE e di fare un po' di PvP, ovvero giocatore contro giocatore. Graficamente nulla da dire, il gioco è veramente ben fatto ed ottimizzato bene. Io l'ho giocato su PC con dettagli massimi e lo vedete qui nelle immagini che scorrono. Su console invece il dettaglio è comunque ottimo, anche se il downgrade grafico rispetto alla prima presentazione del gioco, ovvero l'E3 2013, è evidente. Purtroppo Ubisoft non è nuova a questi comportamenti, lo stesso successe infatti con Watch Dogs, ma poco male, The Division ha una resa grafica più che dignitosa. Per essere un MMO, vi ricordo, a detta degli sviluppatori manca ancora il pacchetto di texture HD che arriverà solo alla release. Vai a capire perché non è già presente, ragazzi. Purtroppo segnalo vari bug grafici, come frequentissimi compenetrazioni poligonali, roba comunque di poco conto ma brutta da vedere nel 2016. Il gameplay è molto immediato e solido, si riesce a padroneggiare in pochi minuti ed il feeling con le armi è abbastanza buono. Forse è sin troppo ripetitivo e questo rischierebbe di portare a noia dopo poche ore, ma considerate che comunque è una beta, ci sono molte armi e abilità ancora bloccate, si vedrà. Una componente che mi ha lasciato un po' perplesso e non molto soddisfatto è la quasi nulla interazione e distruttibilità dell'ambiente circostante. Nei primi video mi ricordo che si vedevano vetture esplodere sotto i colpi delle nostre armi, ma in questa beta nessun veicolo esplode, né tantomeno si sposta, che sia una bici o un furgone. Le uniche cose che esplodono sono vetri e gomme, così anche i ripari, si possono subire danni ingenti da granate o armi da fuoco, ma questi non perderanno pezzi. Questa è una cosa che lascia un po' l'amaro in bocca nel 2016, non so ragazzi. Altro punto negativo sono le interfacce e i menu, sin troppo incasinate e di difficile comprensione, ma basta prenderci la mano per iniziare a usarle a dovere. Però una disposizione migliore avrebbe sicuramente giovato. Ottimi invece i campionamenti audio e musiche. C'è poco da ascoltare, è vero, ma quel poco che c'è è ottimo. Anche il doppiaggio in italiano sembra di buona qualità. Sono l'ho promosso. La storia in questa beta è solo un piccolo pretesto per scendere nelle strade devastate di New York e sparare a qualche gruppo di criminali. Ben poco viene spiegato, se non che facciamo parte della divisione e che il nostro comandante è morto in un'esplosione prima dell'inizio del gioco ed il nostro compito è di tirare su un nuovo campo base. Spero che nel gioco completo la storia si faccia abbastanza più interessante o questa splendida ambientazione cittadina sarà totalmente sprecata. La longevità dovrebbe attestarsi su ottimi livelli considerando che è un MMO. Purtroppo non valutabile in questa beta viste le poche cose che è possibile fare. Il level design delle missioni presenti purtroppo non fa gridare al miracolo. Corridoi fin troppo semplici e che non richiedono molta tattica per essere completati. Gli sviluppatori hanno promesso tante missioni, raid e tanto altro, vedremo. Menzione speciale per il PvP che si svolge nelle Dark Zone.
molto divertente e permette di ottenere ricompense importanti. Non ho avuto modo di provarlo a fondo, ma avrei preferito che il PvP si svolgesse nell'intera mappa di gioco, tra le strade di New York, non sotto, non in qualche tunnel, ma pazienza dai. In conclusione ragazzi, questo The Division mi ha lasciato buone impressioni sulla realizzazione tecnica, ma qualche dubbio di troppo sul gameplay, longevità e storia. Passiamo ora a pregi, difetti e valutazioni finali. Pro: ottima grafica, ben ottimizzata, anche se non ai livelli del trailer di presentazione del 2013. Ottimo audio, campionamenti e doppiaggio in italiano. Gameplay veloce e divertente, anche se forse troppo limitato. PvP molto divertente. Netcode apparentemente solido. Contro: storia che in questa beta non decolla. Vedremo nel gioco completo. Speriamo che questa bella New York non venga sprecata. Interazione con l'ambiente circostante e distruttibilità prossima allo zero. Il gameplay non sarà troppo semplice? Vedremo. Menu interfaccia troppo ingarbugliata. Voti: grafica 8,5, audio 8, gameplay 7,5, storia 7, longevità 7,5, verdetto 8. Bene amici, voi cosa ne pensate di The Division? Condividete la mia recensione? Fatemi sapere qui nei commenti. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate like, commento, condividete, passate anche da Facebook, link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!